sono prigioniero in questa stanza, ma non è, cioè, nel senso, potrei uscire, cioè, perché infatti la porta, questa è aperta, cioè la posso aprire, non la apro però, perché nell'altra stanza c'è Alessandra. Ma come siamo arrivati a questo punto? Come sono arrivato al punto di essere prigioniero di una stanza? Beh, tutto inizia ad Ancona, anzi, inizia in Ancona, perché si dice in Ancona, non ad Ancona, perché è una particolarità. E Alessandra, mentre è in Ancona, entra in contatto con una persona positiva, proprio vive in casa con questa persona positiva al Covid. E lei è negativa, però deve farsi quei 10 giorni di cosa tutelare, no? E non ammalarsi. Fortunatamente ognuno sta nella sua stanza, tutti si lavano bene le mani, ci vuole sforzo, dedizione, volontà, drive e non bisogna arrendersi. Passano 10 giorni, Alessandra è ancora negativa e quindi è libera di tornare a Milano dove sono anch'io, che però mentre lei prende il treno per tornare a Milano e io sto per pulire la casa, che non ho pulito per tutto questo tempo perché l'idea è, l'importante non è quando pulisci, l'importante è che pulisci prima che torni Alessandra, che è un buon punto di vista. Il problema è che in realtà non ho pulito perché mi sono sentito improvvisamente male, cioè stavo pulendo e mi è arrivato bam, mal di testa, bam, mal di ossa, bam, mal di freddo, cioè proprio voglio il freddo. C'avevo la febbre, mi stava salendo la febbre alta, che quella notte è arrivata a 39,7, ma comunque prima di arrivare a 39,7 ho detto ad Alessandra, non ho la febbre, però sto male. Finché non si capisce cos'è che ho, sarebbe meglio che non tornasse a casa. E infatti non torna a casa perché comunque lei ha degli amici a Milano e infatti va a dormire da questa sua amica. E a proposito di amici, anch'io devo chiamare i miei amici, che anch'io ho amici, due, cioè non in totale due amici, però chiamo due amici e gli dico: guarda, ci siamo visti un paio di giorni fa, ho la febbre, quindi occhio, perché è meglio avvisare, no? Passo la notte, la passo brutta perché è febbre alta e avevo finito la tachipirina, quindi mi faccio una bella febbre a secco. Arriva a 39,7. Il giorno dopo Alessandra mi passa dalla finestra della cucina, eccola là, dalla finestra mi passa la tachipirina 500 mg e il tampone per vedere se c'è il Covid e effettivamente mi dà negativo, che è una cosa positiva, no? Sono molto contento, così subito avviso i miei amici, due, e gli dico: ah, buone notizie, sono negativo. Però anche se sei negativo non vuol dire, perché mio cugino diceva che era negativo e poi invece era positivo. Allora perché l'ho fatto io sto test, scusa? No, devi farlo in farmacia. Dice, ah, però, già che vai in farmacia, non fare l'antigenico, fai il molecolare. E quanto costa il molecolare? 60 euro. Ehi, affidati. Con due molecolari mi prendo un'altra camera, un'altra di queste camere. Oppure, con il tanto di un solo tampone, ci prendo 66 birre da 33 centilitri. Oppure, ecco, ah, salute. Oh, amore, ti va di fare un appuntamento e ci beviamo una birra? Filmati così io ti filmo e faccio vedere tutta l'operazione che bisogna fare. Quindi vado in farmacia a fare il tampone, parlo con la farmacista e le dico: mi scusi, guardi, è che me lo stanno dicendo tutti, ma visto che sono qua, invece di farlo antigenico, possiamo farlo igienico? Faccio il tampone in farmacia, quello casalingo mi dava negativo e in farmacia mi dava negativo. E allora, insomma, a questo punto dico ad Alessandra: torna a casa, perché è inutile che te ne stai in giro, che poi finisce che per non prenderti quello che c'ho io, ti prendi il Covid in giro. E infatti la sua amica, da cui lei è stata a dormire fino adesso, è positiva.
Quindi, infatti, torna a casa perché non è che puoi farti la quarantena a casa, cioè amici, ma non è che puoi stare a casa d'altri a farti la quarantena, sarebbe inelegante. Poi queste sono 2 stanze, quindi si può stare separati e infatti torna a casa e ci mettiamo quest'idea, questo piano, e il piano è stiamo separati in 2 stanze diverse e non ci contagiamo a vicenda. Perché c'è da dire che, nel senso, lei ok, c'ha il Covid e potrebbe contagiare me, ma anch'io c'ho qualcosa. Io potrei contagiare a lei e quindi si creerebbe questo ping pong divertentissimo. Insomma, e non sarà facile, ma se una cosa la si vuole e ci si impegna e non ci si arrende, la si ottiene. Bambi! Cos'è che dicevi? Io non ho sentito niente, come se avessi mangiato polistirolo. Ah, Però a me dalla consistenza mi sembravano buonissimi, te invece dici di no. la consistenza è molto buona, purtroppo sono un po' troppo acidi. Un po' acidi. Un po' acidi, ma tu senti gli odori ma non i sapori. Sì. Però vedo che hai ancora gusto. Aspetta. Mi voglio vestire in maniera complementare a te. E te hai finito di mangiare? Sì. Non mi ricordo mai perché, scusa, Voldemort ha preso la bacchetta di silenzio. Perché la bacchetta di Sambuco è uno dei doni della morte. È la bacchetta più potente del mondo. Lui è il secondo mago più potente del mondo, è Voldemort. E allora immaginati il secondo mago più potente con la bacchetta più potente. Wow. Sì. E quindi io sto qui e cerco di evitare il più possibile i contatti con l'altra stanza, che quindi è off limits, no? Però, forza di cose, ogni tanto ci devo pure andare in bagno. E questo provoca il fatto che non è che posso andare willy-nilly. Cioè, devo mettermi la mascherina chirurgica, poi sopra mi metto la FFP2 e poi avventurarmi nell'ignoto, perché ogni passo che faccio in quella stanza è un passo nel rischio Covid. Ora certo, io potrei sbattermene, cioè potrei anche dire ma sì, dai, se anche me lo prendo, c'ho 3 dosi, mi faccio tipo un'influenza, ma it's about drive. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. È come nei film di zombie, no? I nostri eroi sono quelli che resistono agli zombie e cercano di non farsi mordere. E questi eroi non vanno in giro dicendo vabbè, cioè, tipo anche se mi morde, capito? Vabbè, no. Anche perché se tu ti lasci mordere dallo zombie, poi diventi a tua volta uno zombie e poi puoi mordere altre persone e quindi di fatto diffondere il problema zombie, che è comunque un problema serio. E questo è il motivo per cui sono prigioniero in questa stanza. Ed è meglio essere prigioniero di una stanza che prigioniero della pigrizia, del lassismo. E poi diciamo, c'è il computer, quindi non è per niente male questa prigione. Certo, rispetto a una prigione vera, si scopa meno. Non l'ho riconosciuta? Rifalla. Sai che mi sembra l'adagio di Albinoni a me? Io non penso esistano belle persone e brutte persone. Penso esistano solo le scelte. E a furia di fare scelte brutte si diventa una brutta persona. E per rimanere una bella persona devi fare scelte belle.
Cos'è che non trovi? Ho perso l'olfatto. Bambi, mi spiace. Bolla. Ti senti sola, amore? Tantissimo. Domani andrà a fare il tampone e se sarà negativa ci abbracceremo. E se sarà positiva, beh, penso che continueremo a far così, perché non è una questione di sacrificarsi per X tempo, per poi andrà tutto bene, eccetera. Non è una questione di sacrificio. Se le cose si fanno per sacrificio, l'uomo che parla di sacrificio parla di padroni e di schiavi. La vita sicuramente non è più. La vita magari era una lotta per la sopravvivenza. È anche difficile lottare al giorno d'oggi. Una cosa che invece è molto facile è arrendersi. E ci si può arrendere a qualsiasi cosa. Ma vivere una vita di scelte facili e di rese ti porta ad essere una persona sempre più brutta, sempre più piccola e non una persona che è in contatto con quella fonte meravigliosa che è dentro di noi. Amore? Negativa! Oh, che bene, che bene. Quando torni dobbiamo filmare l'ingresso nella stanza. E beh, che entri dalla porta, da quella porta. Ciao, Andy. Nella calma della sera vien la mia canzone. Una fervida preghiera calda di passione. Della luna nel candore preme il bosco